Nicole? Soku soku baci baci, soku soku vira vira, soku soku baci baci. Brava! Ciao! Ciao a tutti, oggi siamo qui a Novotel, la stessa location dalla quale ho registrato il primo video di Utopia Beach Club. È il nostro ultimo giorno ed è l'unico... Ultime orette. Ultime orette di spiaggia ed è anche l'unico momento in cui siamo riusciti a sederci per registrare questo video. E qui ci sono i bambini che stanno litigando, ovviamente. E Amore. Amy, intervieni. Tutta la vacanza è stata organizzata da mia moglie Amy e siamo riusciti, devo dire, con meno di 2000 euro a fare questi 15 giorni in posti entrambi bellissimi. Come vi abbiamo già raccontato nel precedente video, abbiamo organizzato il viaggio che si è diviso in due location, la prima Utopia e la seconda Novotel. Abbiamo fatto prima 10 giorni in Utopia Beach Club e poi 5 giorni prima, insomma, della ripartenza in Novotel per, diciamo, concludere la vacanza in bellezza. Ho organizzato tutto attraverso Booking e questo ci ha consentito di risparmiare tanto sull'intero pacchetto rispetto ai vari tour operator, alle varie agenzie. Il nostro consiglio, se non avete particolari esigenze, è quello di organizzarvi con largo anticipo e un po' in autonomia. Ma secondo punto è la location. Qui la location è veramente eccezionale. Qui non c'è, diciamo, la possibilità di entrare direttamente dalla spiaggia, quindi alla luce dei viaggi con bimbi devo dire che forse Utopia era un po' più funzionale, soprattutto l'accesso alla barriera corallina, perché come dicevo con Filippo sono riuscito a fare tanti bagnetti, vero Pippo? Abbiamo visto un sacco di pesciolini e questa cosa qui insomma ci ha aiutato i primi 10 giorni a godercela un sacco. Da quando siamo arrivati qui abbiamo fatto un tentativo fallimentare di accesso attraverso il ponte e non se l'è sentita poi perché comunque non nuota ancora in autonomia. Diciamo sulla parte della location bellissimo, barriera corallina forse ancora più bella di quella di Utopia, ma Diversa. molto diversa, Molto diversa. sono d'accordo. E Secondo me di fare esperienze diverse proprio perché da una parte proprio entrata diretta al mare con la sabbia anche, l'altra parte devi fare per forza il ponte e buttarti in mare, diciamo, in mare aperto, che che non non sai è da cosa può tutti. uscire anche. Esatto. Cosa appunto? Riprendendo la parte della location, ci siamo trovati benissimo, un riff molto diverso ma altrettanto piacevole, un po' meno godibile con i bambini, nel senso che i bambini praticamente qui il bagno in mare, non essendoci l'accesso, non l'hanno mai fatto. Allora, i bambini ci sono goduti però tantissimo la piscina. Sì, Le esatto. piscine qua sono veramente spettacolari, però ci sono alcune piscine solo adulti. Che sconforto. Qui diciamo che allora si sono goduti comunque le piscine, cosa che a noi non fa impazzire. Abbiamo conosciuto altre coppie di italiani con i bambini e quindi spesso, vista l'impossibilità di entrare dalla spiaggia e visto il tentativo fallimentare fatto praticamente il secondo giorno con Filippo dal pontile, abbiamo deciso di fare anche qualche ora in piscina. Sulla parte quindi di location molto bene anche qui. L'hotel è eccezionale, qui è stata un'esperienza completamente diversa, sia un po' per la struttura che per la camera, diciamo, che abbiamo scelto. In Utopia avevamo preso soltanto una cameretta e dove alla fine abbiamo dormito sempre tutti insieme nel lettone. E mentre qui Emilia, sapendo che dovevo lavorare per parte, insomma, degli ultimi giorni, ha deciso di farmi una sorpresa e di prendere una suite facendo tutto un giro particolare con, non mi ricordo, Accor Club. con Accor Club, che è un club diciamo francese. È riuscita a prenotare una suite che qui la vendono a $400 a notte, a meno di 100 euro a notte. Quindi ecco, se doveste mai decidere di venire a Novotel, vi consigliamo di fare questa membership di questo Accor Club
poi magari ve lo linkiamo in descrizione. L'iscrizione è assolutamente gratuita. Prenotate tramite Accor Club, vi danno, se è disponibile, questa super suite. Vi mostreremo, ecco, a breve delle immagini. Veramente eccezionale, vista mare, bellissimo, 2 balconi giganteschi. Per una soluzione del genere, se uno fa una decina, quindicina di giorni all'anno di vacanza fatta bene, perché no? Ti costa di più andare in Riviera Romagnola, questa è la considerazione che stavamo facendo. E sulla parte di camera devo dire eccezionale. Era pulita con un'attenzione maniacale, ci hanno aiutato a tenerla veramente in ordine. I ragazzi qui gli abbiamo lasciato ogni tanto un po' di mancia, ma veramente perché se lo meritano. E anche qua in Si Egitto in sbattono. generale sono pagati veramente pochissimo, ragazzi, fanno un lavoro tipo minimo 12 ore a giorno. E vengono pagati, ci hanno detto che gli stipendi medi sono 300 euro al mese, quindi anche se voi gli date 3 euro, che a voi costa come 3 caffè, I go to bring some cups. Yeah, I think va bene, grazie mille, vai. Ciao! Nicole è stata passeggiata. rapita, quindi considerate che a voi costa come 3 caffè, per loro sono veramente riconoscenti e Sono insomma, d'accordo. dal nostro punto di E vista è un bel meritano. gesto. Sono tutti così gentili che vi va piacere di dare qualcosina e adorano bambini. Veramente adorano bambini. Sì, con i nostri bimbi sono stati veramente, gli hanno dato un sacco di attenzioni. Vieni qua Nico. Grazie. Thank you. Thank you very much. Vieni mamma. Un altro aspetto sono il cibo e le bevande. Era stato un po' il punto debole, diciamo, di Utopia Beach Resort, e qui ci sentiamo di dire che lo è altrettanto, nel senso, magari qualche varietà in più una sera dall'altra, qualche piatto un po' più particolare, e forse l'unica cosa che si salva sono i primi piatti, perché qui perlomeno la pasta non era scotta e siamo riusciti ogni tanto anche con i bambini a prendere un piatto di pasta e ce lo siamo goduto relativamente. Come tutti gli italiani siamo abituati a mangiare bene. Viaggiando qui in Egitto non ci aspettavamo, ecco, di mangiare come in Italia, quindi siamo partiti un po' preparati e devo dire che la cosa non ci è pesata particolarmente. Sono molto forti con i dolci però. Sono molto forti con i dolci, quindi se non siete diabetici e non siete particolarmente attenti alla linea, potete andare avanti di dolci per una quindicina di giorni. E quindi devo dire che il feedback qua sul cibo è più o meno analogo a quello di Utopia. Su Utopia qualcosa meglio sulle cose locali, sulle crepe al mattino erano eccezionali, qui erano un po' di gomma. È perché li facevano nel momento. Esatto. E devo dire che qua invece sugli alcolici Emi un po' meglio, dai, cioè Utopia proprio imbevibili e noi non siamo heavy drinkers, però comunque un bicchiere di vino ogni tanto in vacanza ci No, era andava impossibile. ed era veramente imbevibile. Era impossibile. Complice la tipologia di vino, ma anche il fatto che non veniva servito particolarmente freddo e... Potrebbe essere proprio una delle cause perché non Esatto. andava muto. Diciamo che tutto gasato non è muto gasato. Mamma, Amore, ho detto fame. adesso andiamo di... Adesso andiamo a fare la pappa, fra pochissimo. Ok. Cibo, bevande, anche qua. E bevande anzi proprio per niente in Utopia, mentre qua diciamo a Novotel comunque è anche un 5 stelle, quindi credo che un po' più di attenzione sulla qualità della, chiamiamola, materia prima ce l'hanno. Io questa cosa l'ho vista un po' sulla carne qua cucinata decisamente meglio. Punto 5, la sicurezza. Vi direi che cioè, l'Egitto, come stessa cosa per Utopia, in realtà è un paese sicuro, non siamo nel terzo mondo. Sì, ma Non ci ha... sono le persone che non fanno neanche entrare qualcuno nella spiaggia, Sì, proprio. Esatto, lì, nel senso che anche nel notte, proprio non puoi fare una passeggiata così in caso non sei del hotel, si vede esatto, immediatamente. sicurezza in termini di criminalità, quindi c'è prossima allo zero, siamo in un resort E in resort chiuso, secondo me non c'è nessun è problema. pieno di telecamere e tutto il Assolutamente, resto. tantissime.
con bambini magari non addentratevi in avventure così solitarie fuori, da partite ben forniti di Plasil, fatevi un ciclo di magari di fermenti lattici prima di partire, partite 3 giorni prima tutti in modo tale che abituate lo stomaco Non fa male mai, a quindi. sapori e diciamo batteri Assolutamente. nuovi. Ma anche il ghiaccio lo fanno con l'acqua potabile. Ecco, qua l'abbiamo quindi- scoperto a fine vacanza perché tutti ci avevano detto non prendete il ghiaccio, e ormai diciamo non è più come 20 anni fa che venivi qui ti davano il cocktail col ghiaccio fatto con l'acqua del rubinetto, ecco. Diciamo medicine, le classiche, la tachipirina per i bambini, magari la Nauran per il mal di orecchie perché tira vento, fanno i bagni in piscina, al mare, eccetera, se non li asciughi bene viene subito l'otite. Noi siamo stati abbastanza fortunati, ha avuto diciamo un po' di diarrea Filippo un giorno, però forse un mix di componenti, aveva mangiato la zuppetta, siamo stati un po' così, abbiamo usato un po' di più forse col cibo e devo dire che gli è passato subito tutto e un giorno ha avuto un po' di mal di orecchio, ma forse era solo stanchezza, perché poi il giorno dopo non aveva più niente. E quindi sulla sicurezza assolutamente nessun problema, super raccomandato con i bambini. Punto 6 sono invece le gite fuori porta e le esperienze. Qui non abbiamo avuto modo, abbiamo deciso Pochi giorni abbiamo deciso consapevolmente di riposarci di riposarci, di non il più possibile. anche perché comunque come dicevamo le gite fuori con i bambini sono un po' degli sbattimenti perché parti presto magari al mattino, quella che abbiamo fatto noi no al pomeriggio, però per esempio Luxor come abbiamo detto l'altra volta l'abbiamo completamente balzata perché erano 4 ore all'andata, 4 ore al ritorno, partivi alle 3-4 di notte. Qui di gite fuori porta non ne abbiamo fatte, ci hanno proposto i soliti safari come dall'altra No. parte e una visita a una spiaggia, una baia dei delfini, però alla fine Non non ne abbiamo toccare. fatta neanche una. Emilia ci ha abbandonato perché diciamo la situazione bimbi è cioè, suggita di mano e quindi dicevamo sulle gite fuori porta qui non abbiamo fatto niente, abbiamo soltanto provato i massaggi e sono estremamente raccomandati, ovviamente come tutte le cose qui in Egitto partono da un prezzo un po' inaccessibile, se tratti un minimo riesci diciamo più o meno a scendere al 50% di quello che ti hanno proposto. Quindi con 60 euro abbiamo fatto sia il massaggio io che Emilia, quindi 30 euro a massaggio, devo dire 50 minuti di massaggio rilassante, un po' in chiusura della vacanza ci voleva. E quindi esperienze anche quelle, devo dire che la parte spa ottima, gestita da professionisti, negli hotel a 5 stelle, però diciamo che il servizio spa di solito è sempre di qualità. E anche perché comunque 30 euro per l'Egitto sono comunque tanti. Invece in ultima analisi ovviamente quello che ci interessa è questo hotel è alla portata di bambini, non è alla portata di bambini? Assolutamente sì, diciamo che scale per accedere alla stanza c'era soltanto una rampa di scale perché noi eravamo diciamo non al pian terreno ma al primo piano con la suite e quindi dovevamo fare questa scala con i passeggini, ma per accedere al ristorante c'è un ascensore, quindi con i passeggini andavamo chiaramente in ascensore e tutto il resto è gestito benissimo con le rampe. Una cosa diciamo che qui non ci ha stupito particolarmente, a differenza di Utopia, è stato invece tutto l'aspetto legato all'intrattenimento. Utopia, come dicevamo, siamo stati contenti dell'intrattenimento della parte internazionale. Qui dividerei un po' i temi sul Kids Club, che qui è un servizio incluso, assolutamente bocciato, un po' mi dispiace, ma c'era una ragazza che era dolcissima, ma con i bambini non ci sapeva fare. Quindi abbiamo lasciato lì Filippo un paio di volte perché era con amichetti e amichette. Lui si è divertito, ma siamo arrivati lì, i bambini si stavano intrattenendo da soli, mentre questa si faceva un po' i cavoli propri. E quindi diciamo che su questo aspetto peccato perché poteva essere meglio gestita, ma ci hanno detto che dovrebbero migliorarla questa parte di servizio del Kids Club. Quindi parte intrattenimento bambini, stessa organizzazione per la baby dance e anche lì diciamo bocciata, a differenza di Utopia che invece era una figata, i bambini erano super eccitati tutte le sere, Filippo non dormiva, piuttosto camminava come uno zombie per riuscire a fare la baby dance. Qua non è riuscito a farlo un giorno, un po' perché saltava,
puntualmente il sonnellino pomeridiano, forse perché è troppo esaltato, troppo eccitato, non lo so, ma un po' anche perché proprio secondo me l'ha visto che era un po' moscio e boh, cioè gli è passata anche la voglia. Sulla parte di intrattenimento, diciamo, invece per adulti, bellissime tutte le sessioni di acqua gym, di yoga, io ho provato solo l'acqua gym, ma proprio qua erano fortissimi, c'era questo ragazzo che era, innanzitutto sembrava The Rock in miniatura, che organizzava queste sessioni di acqua gym dove partecipavano praticamente più uomini che donne, per dirvi quanto le rendeva toste, e devo dire che su quello, se uno ha voglia di muoversi un po' e di smaltire l'all inclusive, quella è una buona occasione. E invece sulla parte di esperienza con i bambini, Vieni. Certo. Filippo, com'è stata questa vacanza? Ti sei divertito? Hai fatto tanti amici? Eh? Vero? Vabbè. Ok. E comunque i bambini si sono divertiti un sacco, dicevo, la resort a prova di passeggini, i locali veramente con i bambini Ma cosa sono stati fai? eccezionali perché li hanno Dove andate lì? coccolati e tirati in mezzo dalla mattina alla sera. Noi cominciamo ad andare. Loro incominciano ad andare e io chiudo qui dicendo che per i bambini questo resort ve lo raccomandiamo, a meno di così soffocamenti di sabbia. Ragazzi, se volete farvi qualche giorno di estremo relax, questo è sicuramente un posto incantevole. E Anche per una settimana, secondo me Sì. merita proprio di cambiare l'aria Esatto. e staccare un attimo dal routine giornaliera. E poi i bambini sono sempre super accolti e soprattutto dai locali, un po' meno dagli ospiti, nel senso che alcune coppiette vengono qua, i bambini magari non ne hanno ancora, non ne hanno, li hanno lasciati a casa o mai ne avranno, e ci sono un sacco di resort solo adulti, adults only, qua Assolutamente. in Egitto, e quindi Quindi- c'è chi non sopporta i bambini potrebbe Sì, anche amore. scegliere un altro resort. E niente, Guardate, quindi pistolo. vi invito sicuramente a seguire il nostro canale YouTube, Viaggi con Bimbi. E prossimamente posteremo un sacco di avventure, abbiamo in programma il prossimo vero viaggio di quest'anno, sarà un viaggio in Indonesia, di oltre Malesia, 40 giorni, Indonesia. Malesia, Indonesia, dove ancora non sappiamo se sopravviveremo, quindi questa potrebbe essere la fine di tutto, o l'inizio invece di una serie di video molto interessanti. Andate a vedervi, se avete voglia, anche il nostro canale Instagram, dove pubblicheremo un po' di retroscena dei nostri viaggi, un po' di momenti extra di delirio, e su Instagram ci sarà un po' più di spazio per l'improvvisazione e per insomma momenti di condivisione con i nostri bimbi, e quindi seguiteci per avere tutti gli aggiornamenti, tutti un po' i backstage dei nostri video, dei nostri peregrinaggi in giro per il mondo. Vi aspettiamo e let's travel all together.